Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare la bellissima e particolarissima borsa che state vedendo. Si tratta di un progetto lavorato interamente a uncinetto con l'aggiunta di elementi che rendono davvero particolare questo progetto. Curiosi di vedere come l'ho realizzato? Andiamo subito a vedere l'occorrente e poi il tutorial. Per la realizzazione di questo progetto vi occorrerà del filato in fettuccia. Io userò questo della Tre Sfere che si chiamava Ulicra. È una fettuccia molto morbida, molto elastica, che si lavora con l'uncinetto che va dal 6 al 9. Io come uncinetto userò il numero 8. Dopodiché vi occorreranno dei filini per decorare la nostra borsa, degli anellini a moschettone come questi, della catena per realizzare la nostra tracolla, va bene qualsiasi catena, che sia in alluminio, in acciaio, quella che avete in casa o quella che più vi piace. Dopodiché vi servirà una chiusura clic clac. Io ne ho due, non so ancora se userò questa o questa qua. Sono clic clac, vi dico subito la misura. Sono di circa 21 cm, 20-21 cm, 22, però devo decidere ancora quale utilizzare, se questa con l'anello o questa. Questa mi piace tantissimo. Adesso passiamo direttamente al nostro tutorial. Vi dico già che vi occorreranno due rocche di questa fettuccia, dopodiché ovviamente vi serviranno il marcapunti e il l'ago per cucire la vostra borsa. Per la lavorazione di questa borsa andremo a realizzare due di questi pannelli. Io qua ne ho già realizzato uno dove ho già inserito le mie borchiette, i miei piedini. Adesso ne facciamo un altro, facciamo il secondo insieme. Partiamo con la realizzazione del nostro anello magico, al cui interno andremo a lavorare 6 punti bassi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiriamo il nostro filato in modo da chiudere un pochino il nostro anello e andiamo a chiuderci con un punto bassissimo nel primo punto disponibile, in questo modo. Per quanto riguarda il giro successivo andremo a lavorare un giro di tutti aumenti, quindi andremo a lavorare 2 punti bassi su ogni punto sottostante, prendendo però non il punto in questo modo, ma andando direttamente nel cuore del punto, in questo modo. Lavoro quindi il mio primo punto basso e il secondo andando sempre all'interno del cuore del punto. Ecco che abbiamo 2 punti. Nuovamente vado, non entro nel punto in questo modo, ma entro nel cuore della mia maglia in questo modo, da prendere ovviamente il filo anche dietro, il filato che c'è dietro. Prendo il filo e chiudo la mia maglia. Un'altra volta e chiudo. Abbiamo già 4 punti e vado avanti così fino ad avere un totale di 12 punti, sempre andando a lavorare non nel punto normalmente, ma nel cuore proprio del punto, passando da davanti a dietro.
Ho realizzato l'ultimo aumento, il sesto aumento, quindi ho un totale di 12 punti. Adesso sfilo l'uncinetto dalla mia asola, entro nel senso opposto al mio punto successivo, prendo la mia asolina e la porto sul retro della lavorazione e tiro anche bene il filato in modo da chiudere bene l'anellino in questo modo. Adesso vado a lavorare un giro sempre di aumenti, iniziando con un punto, quindi farò un punto basso e un aumento per 6 volte, quindi per tutto il giro, fino ad arrivare a un totale di 18 punti. Allargo un pochino il punto, entro nel cuore del punto sottostante e vado a lavorare il mio primo punto. Se avete difficoltà a distinguere il punto, andate a mettere il marcapunti. Nel punto successivo vado a lavorare il mio aumento. Nuovamente nel punto successivo vado a lavorare un punto singolo, quindi entro sempre nel cuore del punto, passando verso il retro, prendo il mio filo e chiudo il mio punto. Nel punto successivo realizzo il secondo aumento, quindi lavoro un punto e un secondo punto nello stesso punto. Dovrò fare questo per tutto il giro. Ho realizzato l'ultimo aumento, dopodiché adesso vado a chiudere il giro come ho fatto in precedenza, quindi sfilo l'uncinetto dall'asola, entro nel punto disponibile in questo modo, prendo la mia asolina e la porto sul retro del lavoro e tiro. Adesso inizio il mio prossimo giro. Per questo giro dovremo lavorare 2 punti bassi e un aumento. Siccome voglio che il lavoro rimanga perfettamente tondo, andrò a smezzare il primo segmento, quindi farò un punto basso e un aumento, dopodiché farò 2 punti bassi e un aumento per 5 volte. Ovviamente al termine avanzerò un punto che lavorerò singolarmente, quindi realizzerò il mio punto basso. In questo modo avrò lavorato un punto all'inizio e un punto alla fine, che corrispondono quindi ai 2 punti. Entro nel punto sottostante, quindi nel cuore, lavoro il mio primo punto. Vado nel punto successivo, lavoro il mio aumento, dopodiché prendo la lavorazione normalmente, quindi farò 2 punti e un aumento, quindi punto successivo un aumento, no pardon, un punto singolo, punto successivo un altro punto singolo e nel terzo vado a lavorare il mio aumento. Farò questo quindi per 5 volte, quindi 2 punti sui punti successivi e un aumento nel terzo punto. Ho lavorato l'ultimo aumento e quindi ho un ultimo punto da lavorare che lo lavorerò normalmente, quindi entro nel cuore del mio punto ed eseguo l'ultimo punto del giro. Dopodiché andrò a chiudermi sempre nello stesso modo. Entro quindi nel mio punto disponibile, prendo la mia asolina e la porto sul retro e tiro. Per il giro successivo andremo a lavorare 3 punti e un aumento per 6 volte, quindi farò punto su punto per 3 volte, nel quarto punto lavorerò un aumento. Uno, due, tre e un aumento
e vado a fare questo per tutto il giro. Ho terminato il mio giro e l'ho già chiuso, il metodo per la chiusura è sempre lo stesso. Dopodiché andrò a fare il giro. Ovviamente adesso dovrò fare 4 punti singoli e un aumento, però in tutti i giri dove abbiamo i punti pari andiamo a smezzare il primo segmento, quindi lavorerò 2 punti bassi, 2 punti singoli, quindi punto su punto, un aumento e poi prenderò il lavoro normalmente, quindi farò 4 punti bassi e un aumento per 5 volte. Ovviamente al termine mi avanzeranno i 2 punti che ho lasciato in sospeso del primo segmento, quindi lavorerò i 2 punti bassi punto su punto. Questo è il lavoro che andrò a fare in tutti i giri pari, quindi andrò sempre a smezzare il segmento iniziale, quindi quando avrò il giro dove dovrò fare 6 punti bassi e un aumento, il primo segmento ovviamente sarà di 3 punti bassi e un aumento e poi riprenderò con i 6 punti singoli normali e l'aumento. Per questo giro quindi vado a fare 2 punti bassi, 1 e 2 e il mio aumento. Dopodiché, come ho detto, prendo la lavorazione normalmente, quindi vado a fare 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento. Questo lo andrò a fare per 5 volte. Quando avrò i 2 punti al termine li lavorerò semplicemente punto su punto. Eseguito quindi l'ultimo aumento, ho gli ultimi 2 punti da lavorare, quindi punti su punti, 1 e 2 e vado a chiudermi. Per il prossimo giro faremo invece un giro senza aumenti, faremo un giro di assestamento, quindi lavorerò punto su punto fino a terminare il giro. In questo punto io ho 36 punti, quindi lavorerò semplicemente 36 punti. Quindi entro nel primo punto e lavoro il primo punto e vado avanti così quindi per tutto il mio giro, ovviamente senza fare aumenti, punto su punto fino alla fine. Dopodiché chiuderemo il giro come abbiamo fatto fino adesso. Ho terminato anche questo giro, adesso riprendo i miei aumenti, quindi adesso lavorerò un giro con 5 punti e un aumento. Quindi entro nel primo punto, vado ad eseguire il mio primo punto. Dopodiché lavorerò punto su punto i miei 5 punti, quindi questo è il secondo, terzo, quarto e quinto. Dopodiché faccio il mio aumento. Questo è quello che dovrò fare per tutto il giro. Dopodiché farò un altro giro di aumenti dove lavorerò il primo segmento con 3 punti bassi e un aumento per poi riprendere la sequenza corretta di 6 punti e un aumento. Ci vediamo al termine di questi 2 giri. Ho terminato di lavorare i 2 giri successivi, adesso ho un totale di 48 punti e farò un giro di assestamento, quindi lavorerò un giro punto su punto senza eseguire altri aumenti, un totale quindi di 48 punti.
Quindi vado a lavorare il primo punto sul punto sottostante, dopodiché lavorerò punto su punto per tutto il giro fino ad raggiungere ovviamente i miei 48 punti. Ho terminato il giro di assestamento, quindi il giro dove non ho fatto alcun aumento. Adesso vado ad eseguire gli ultimi 2 giri con aumenti. Quindi il prossimo giro è un giro dispari, lo lavoro normalmente, quindi faccio 7 punti e un aumento per 6 volte, quindi per tutto il giro. Nel giro successivo, visto che la sequenza è pari, farò quindi 4 punti e un aumento, dopodiché riprenderò la mia sequenza lavorando 8 punti e un aumento per 5 volte. Negli ultimi 4 punti lavorerò i miei 4 punti come si presentano, dopodiché interromperò gli incrementi, quindi gli aumenti, e farò un totale di 4 giri per lavorare i miei 60 punti in modo tale da alzare il mio pannello. Ho lavorato gli ultimi 2 giri con gli aumenti, adesso vado a lavorare i giri senza aumenti per alzare il mio pannello. Lavorerò punto su punto i miei 60 punti, un totale di 4 giri completi. Al termine vi faccio vedere come chiudere il nostro ultimo giro. Eseguito l'ultimo giro, andiamo semplicemente a tagliare il filo, sfiliamo l'uncinetto, quindi tiriamo bene bene il filo, prendiamo il nostro ago e facciamo passare l'ago nel primo punto disponibile, prendendo ovviamente entrambe le costine. Tiriamo bene e facciamo passare l'ago nella costina interna e tiriamo bene. In questo modo non si verrà a formare lo scalino. Dopodiché andremo a nascondere tutte le nostre codine. Quindi passiamo sul retro della lavorazione e facciamo passare il filato all'interno della lavorazione. Adesso andiamo quindi sulla parte anteriore della nostra borsa, quindi sul dritto della lavorazione, e andiamo a inserire i nostri piedini. Io ne inserisco uno al centro, poi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri e vado a posizionare la mia borchietta o il piedino a una distanza più o meno di 3 punti, quindi 1, 2, 3 e posiziono l'altro, 1, 2, 3 e vado a posizionarmi tutte i miei piedini. Ovviamente se volete potete posizionarne di più, io faccio solo un giro. Poi girate il lavoro e andate a fermarle, quindi andate a aprire i 2 gancetti, così. Lo stesso fate per tutti gli altri piedini, aprite bene bene le linguette e le schiacciate in modo tale da bloccarle. Una volta posizionati i piedini il risultato è questo. Ovviamente potete posizionarne
quanti ne volete. Ecco come si presenta adesso il mio pannello con l'aggiunta di un giro ulteriore di piedini. Ovviamente dovete fare la decorazione sia da un lato, quindi su un pannello, che sull'altro pannello. Ovviamente questa borsa andrà foderata. Una volta che abbiamo eseguito i due pannelli per la nostra borsa, dobbiamo ovviamente procedere con la fodera. Quindi prendiamo la nostra fodera, io onestamente l'ho già tagliata, vi mettete il vostro tessuto sul piano da lavoro, appoggiate semplicemente la vostra borsa sopra il tessuto e tagliate un cerchio. Una volta che avete tagliato il vostro cerchio, dovete tagliare una fascia da cucire tutto intorno al vostro cerchio. Vi consiglio prima di cucire il bordo della fascia, io qua l'ho già tagliata, mettete dritto contro dritto, spillate e cucite la parte laterale in modo da formare il vostro cerchio. Una volta che il cerchio è formato, prendete il vostro cerchio e la striscia, posizionate dritto contro dritto e con l'ausilio degli spilli andate a spillare tutto il perimetro del vostro cerchio in questo modo. Dopodiché procederete con la cucitura in tondo. Una volta che la vostra fodera è cucita, andiamo a cucirla sulla nostra borsa. Una volta che avete tagliato e cucito la vostra fodera, non vi resta altro che cucirla alla vostra borsa, al vostro pannello. Potete fare in questo modo, inserendo direttamente la fodera sul rovescio del vostro pannello, dopodiché piegare i margini e cucirli, oppure come faccio io per quanto riguarda le borse tonde, girare il lavoro, quindi la fodera con il rovescio verso l'alto, girare il pannello della borsa, quindi il dritto del lavoro verso l'alto, e inserire il pannello dentro la fodera in questo modo. Dopodiché, una volta che il pannello è inserito comodamente dentro la fodera, si piega il margine della fodera e si va a cucire a filo del pannello della borsa, lasciando ovviamente il margine, questo l'ultimo giro lavorato ad uncinetto, per poi fare la cucitura da pannello a pannello per inserire ovviamente la nostra chiusura o la cerniera. Per cucire la vostra fodera inserite il filo nell'ago, un filo in tinta, e andate semplicemente a fare dei piccoli punti prendendo la fodera e il filato del pannello della borsa. Andate a fare questo in modo da unire tutta la fodera ai vostri pannelli. Dopodiché andiamo a realizzare la nostra cucitura. Una volta che avete finito di foderare entrambi i pannelli della borsa, potete procedere con l'inserimento della vostra clic clac o della vostra chiusura o di quello che avete scelto. Posizioniamo quindi la clic clac sul pannello della borsa, sul primo pannello singolo della borsa, poi con l'ausilio delle pinze o delle mollette o quello che avete a casa, posizionate il pannello il più possibile vicino all'incanalatura della clic clac.
purtroppo la fettuccia è molto liscia, quindi se noi cerchiamo di inserirla nella scanalatura come di norma facciamo, purtroppo non rimane perché è molto liscia e scivola. Quindi in questo caso dobbiamo munirci di pazienza, ago e filo e cucire a piccole porzioni. Quindi inserire il primo punto e iniziare a cucire il primo punto in questo modo, andando sempre avanti e inserendo la nostra fettuccia all'interno della clic clac, nella scanalatura del clic clac, e iniziamo a cucire. Per la cucitura quindi inserite un filo che avete in casa, il più resistente, inseritelo nell'ago e fermatelo all'inizio della nostra fettuccia, in questo punto qua dove c'è l'inizio della clic clac, in modo da posizionarci per poter cucire. Una volta che il filo è ben saldo, per il primo pezzettino aiutatevi sempre con le forbici a inserire la fettuccia nella scanalatura, dopodiché passate da parte a parte tra la fettuccia e la scanalatura della clic clac, quindi da portare l'ago fuori dal forellino della nostra clic clac. Tirate bene, passate nel foro successivo e passate bene attraverso la fettuccia. Di tanto in tanto aiutatevi con le forbici a far entrare la fettuccia nella scanalatura della chiusura clic clac. E dovete fare questo in modo da cucire tutta la parte della chiusura clic clac al pannello della borsa, facendo attenzione a passare nel foro della clic clac, prendendo ovviamente la parte relativa alla fettuccia. Una volta che avrete cucito tutta la prima parte della clic clac, andiamo a cucire il secondo pannello nella seconda parte della clic clac. Al termine della cucitura, questo è quello che otteniamo dopo aver cucito la prima parte della clic clac. Adesso per cucire l'altro lato dobbiamo contare quanti punti abbiamo inserito per questa parte, dopodiché lo stesso numero di punti lo dobbiamo usare per il secondo pannello della borsa, in modo tale quindi da avere lo stesso numero di maglie sia da un lato che dall'altro e avere lo stesso numero di punti nella parte sottostante di entrambi i pannelli. Adesso vado a cucire nello stesso modo quindi l'altro pannello. Questa è la parte del dritto, come vedete prende una bellissima forma perché prende la forma della clic clac e il risultato è molto bello. Per cucire il secondo pannello nella seconda parte della clic clac vi consiglio di piegare in questo modo il pannello della vostra borsa, in modo che una volta che abbiamo posizionato la clic clac viene un po' più facile fare la cucitura. Aiutatevi con le pinze per posizionare il vostro pannello alla clic clac. Mi raccomando, cucite gli stessi punti che avete dall'altro lato, quindi se qua avete ipoteticamente 25 punti, i punti anche qua dovranno essere 25. Piegate proprio a metà in questo modo i pannelli per semplificare la cucitura. Non vi preoccupate, non succede niente.
mettete la vostra pinza e, come fatto per l'altro lato, con molta pazienza iniziate a cucire il vostro pannello alla chiusura clic clac. Io, come ho detto, ho 24 punti, quindi in questo lato dovrò cucire per 24 punti. Una volta cuciti entrambi i pannelli alla clic clac, questo è il risultato. Adesso non ci resta altro che cucire la parte sottostante. Per fare ciò prendiamo il nostro filato e andiamo a realizzare il cappietto a una distanza all'incirca di 20 cm, in modo tale che la parte iniziale vada a nascondersi poi nelle frange che metteremo nella parte finale. Quindi realizzo il mio cappietto e adesso vado ad unire i due pannelli della borsa. Prendo quindi la mia borsa, con l'uncinetto entro nella prima maglia disponibile subito dopo la chiusura clic clac, precisamente nella costina interna della lavorazione. Prendo la mia asolina e la porto sul dritto della lavorazione. Vado a fermarla con una catenella. La codina d'inizio non l'andrò a lavorare perché servirà per la frangia. Quindi a questo punto entro nella costina anteriore del secondo pannello e vado a chiudermi con un punto bassissimo. Dopodiché prenderò entrambe le costine della lavorazione dei due pannelli, una e due, e vado semplicemente a fare dei punti bassissimi per unire i due pannelli, sempre prendendo le catenelle interne. Vado a fare questo fino ad unire completamente i due pannelli della borsa. Al termine della riga vado a lavorare gli ultimi due punti bassissimi, dopodiché faccio un nodo e vado a tagliare anche qui a una distanza di circa 20 cm. Tiro e stringo il mio nodino. Ecco come si presenta la cucitura. Questo punto e il lato opposto, quindi questo punto, saranno i punti dove andremo ad attaccare le nostre frange. Per quanto riguarda le frange, andrò a tagliare delle strisce di fettuccia di circa 42 cm per ottenere una frangia lunga circa 20 cm. Ovviamente, se le volete più corte, taglierete una misura inferiore rispetto alla mia. Andrete a tagliare tante strisce quanti punti avete sia da un lato che dall'altro lato della nostra borsa. Come vi ho detto, i punti sono questi qua in rilievo, sia da un lato che dall'altro, quindi dovrete tagliare un numero doppio. Per inserire le vostre frange prendete la vostra striscia di fettuccia, la piegate a metà, inserite l'uncinetto nella costina libera del vostro pannello, mettete la borsa in questa posizione in modo tale da avere il nodino in questo modo. Quindi con l'uncinetto pesco la mia fettuccia, la tiro in avanti,
prendo entrambi i lembi di filato e li passo nell'asolina e tiro. Vado a fare questo per tutto il lato. Dopodiché, per andare a mettere le frange su questo lato, girerò la borsa in questo modo e andrò a posizionare le mie frange in questo senso. Questo è il punto. Prendo la mia frangia e la chiudo in modo da avere i nodi in questa posizione. Questo è il dritto e questo è il rovescio, e vado semplicemente a fare questo su entrambi i pannelli e per tutto il giro sottostante. Ho inserito tutte le frange su entrambi i lati della mia borsa e questo è il risultato. Ovviamente, se a te non piacciono le frange, puoi non metterle, oppure se ti piacciono più corte ti basterà tagliare un segmento più corto di filato di fettuccia. Questo ovviamente è a tua discrezione. Adesso andiamo avanti con l'ultima lavorazione per completare la nostra borsa. Andiamo a realizzare il nostro manico e quindi terminiamo con la tracolla. Per la realizzazione del nostro manico prendo la mia fettuccia e vado a realizzare 30 catenelle. Dopodiché realizzo una catenella per voltare il lavoro e su ogni punto andrò a lavorare una mezza maglia alta, quindi avrò un totale di 30 mezze maglie alte. Pesco quindi il mio filo, vado nel primo punto disponibile, ho 3 asoline sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte e 3 insieme. Punto successivo, mezza maglia alta, e questa è la seconda, e vado avanti così fino a terminare la mia catenella di 30 mezze maglie alte. Ho eseguito l'ultima maglia a mezza alta, quindi la numero 30. Adesso allargo un po' l'asolina, sfilo l'uncinetto, entro in queste 2 catenelle, in questi 2 punti, prendo la codina iniziale del mio lavoro e la porto in prossimità della catenella. In questo modo nel secondo giro vado a nascondere anche la codina iniziale. Inserisco nuovamente il mio uncinetto, faccio una catenella per voltare la lavorazione, giro e adesso andrò a lavorare delle mezze maglie alte in costa, quindi prendendo solo la costina retro del mio punto. Quindi lavoro le mie mezze maglie alte in questo modo. Filo sull'uncinetto, entro nella costina retro del punto e chiudo la mia mezza maglia alta. Ovviamente nascondo anche la codina di lavorazione. Vado a fare questo per tutto il mio giro. Quindi avrò nuovamente 30 mezze maglie alte. Ho terminato anche il secondo giro e adesso vado a fare altri 2 giri nello stesso modo, quindi mi sollevo con una catenella,
Dopodiché andrò a lavorare le mie mezze maglie alte in costa retro. Quindi farò questo per altri 2 giri, per un totale quindi di 4 giri. Ho eseguito il quarto e ultimo giro, ho lavorato a mezza maglia alta e questo è il risultato. Ora decidi tu quale parte usare come dritto, se questo o questo. In questo avete la costina centrale e questa parte in rilievo, quindi il lavoro verrebbe così, oppure in questo lato che avete queste due striscioline, queste due parti in rilievo, chiudendo il manico in questo modo avrete il manico un po' più spesso. Io userò come dritto questo, quindi vado a inserirmi nuovamente l'uncinetto nella mia asola, piego a metà il mio lavoro, dopodiché cucirò i 2 lembi del mio pezzo lavorato a uncinetto con delle maglie bassissime, quindi entro nella costina dove ho l'uncinetto, la costina è sempre quella interna per lavorare, da cucire, entro nella seconda asola della parte opposta e chiudo le mie 3 asoline insieme. Devo fare questo per tutto il giro, quindi entro nella costina interiore del mio primo pezzo e nella costina disponibile della parte opposta e chiudo le mie 3 asoline con un punto bassissimo e vado ad unire così la mia striscia, sempre usando punti bassissimi, lavorando nelle 2 costine. Al termine andate come sempre a fare il nodino e a tagliare l'eccedenza. Tirate. Per nascondere la codina passiamo all'interno del nostro tubolare, del nostro manico, prendiamo la nostra codina e la portiamo all'interno. Ecco che abbiamo terminato anche il nostro manico. Questa è la fettuccia che ho avanzato del mio progetto, della mia borsa. Con questa fettuccia vado a realizzare un altro manico come questo perché ci servirà per il prossimo video tutorial che faremo, ovviamente una borsettina piccolina ma molto carina. Se volete irrigidire ulteriormente il vostro manico, potete inserire all'interno del vostro manico quindi un tubo come questo. Questo è un tubo che trovate tranquillamente in vendita nei Brico. È un tubo che viene usato solitamente per quanto riguarda il giardinaggio. Quindi una volta che avete questo pezzettino di tubo, dovete semplicemente inserirlo all'interno del tubolare. Dopodiché andate ad aggiustare la lunghezza. Ecco qui che adesso è un manico bello rigido. Questo è il manico che ho realizzato con l'avanzo della fettuccia blu che ho usato per eseguire lo stesso modello di borsa. Questo insieme al secondo manico
di questo colore che andremo a mettere da parte per il prossimo progettino. Andiamo avanti adesso a montare la nostra borsa. Per quanto riguarda la tracolla, vi servirà il manico che abbiamo appena realizzato, 4 moschettoni ad anello, uno l'ho già inserito, la catena che vi ho detto a inizio video e le pinze. Anzitutto andiamo a inserire i nostri moschettoni alle 2 estremità del manico. Quindi prendo il mio moschettone, allargo con le dita il punto, il foro, prendendo una bella parte di filato e faccio entrare il mio anello. Dopodiché andrò a tagliare 2 segmenti di catena da applicare ovviamente nei 2 anelli alla lunghezza che più mi serve, quindi questo è assolutamente soggettiva. Prendete le vostre misure e tagliate la catena in base alla vostra misura. Tagliati i vostri 2 segmenti di catena, andrete semplicemente ad inserirli nei moschettoni. Sia da un lato che dall'altro. Inserite anche i moschettoni nella parte finale della catena, dopodiché andremo ad agganciarla alla nostra clic clac. Questa è la nostra tracollina terminata. Adesso vado ad agganciarla alla borsa. Ecco che siamo giunti al termine anche di questo tutorial. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto, che il tutorial sia stato facile. Se vi è piaciuto il mio video mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, in modo tale quindi da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io come sempre vi rimando al prossimo appuntamento, vi do un grosso abbraccio e ci vediamo quindi al prossimo tutorial. Ciao!